Ragazzacci, buona giornata. Allora, sbarbata di oggi. Sbarbata di oggi, come vedete, e dai prodotti che utilizzeremo, sarà una sbarbata con sapone after italiano e rasoio americano e lamette americane. Allora, partiamo dal rasoio. Oggi andiamo con il Blackland Saber, scusate, Saber. Era quello fatto a impressione, ha distratto i segni questi anelli che ha il manico. Questo è il Saber, è il rasoio che usa lamette gemme. Allora userò queste gemme qua, queste sono della Personna, ce l'ho un pacchetto aperto, io l'ho preso per farvele vedere, quello nuovo, tirano fuori di qui, pacca. Mettiamo la lametta sul rasoio che ho usato pochissimo perché l'ho comprato. Allora, la lametta ha la sua posizione, sicché è facile da mettere. Vedete che il perno filettato è lavorato, entra in posizione, si chiude, stringere con un po' di delicatezza perché così lavorato naturalmente ha meno forza, resistenza che fosse pieno il tondino. A posto, ci siamo. Rasoio molto delicato, questa è la piastra livello 1, la più delicata delle due. E io vi consiglio la L2, ragazzi, anche se non l'ho provata, un po' troppo delicata la 1. Va bene, allora, sapone che usiamo oggi, Barbasana. Vi metto dietro l'INCI, prima che mi sparisca o si spenga lo schermo del telefono che sta registrando. Allora, questo sapone è un vegetale, come vedete, è fatto in Italia da balocchi. Fragranza, dice, note legnose speziate. Allora, l'odore, ragazzi, a me piace tantissimo. Ricorda un po' la profumazione di Vecchia Torino. Mi ricorda un pochino quella profumazione, questo legno speziato, però è veramente, veramente buono. Allora, manca il cavatappi. Abbiamo anche il suo after, l'ha portato Bulgari, un negozio online americano, questo sapone. Allora prendiamo, è una crema morbidissima, la profumazione è veramente veramente spaziale. Allora, come abitudine, un pochino di acqua in ciotola. Allora approfitto, ragazzacci, per invitarvi alla live di mercoledì. Mercoledì mi faccio una bella sbarbata in live con l'amico Caccamo, sicché non ve la perdete. Utilizzeremo il Tatara Muramasa, il Muramasa, e un bel saponcino di ES Barbershop. Sono rimaste le mani scivolose del sapone a morire. Fatemi sciacquare bene le mani. Ah, non vi ho presentato il pennellino. Questo è un Zenith Sbarba, questo è 100% tasso, credo che è Tuban, Manchurian, anche se da quello che ho capito quello che chiamiamo Manchurian è la zona dove allevano i tassi. Credo che il termine Tuban dovrebbe essere il più corretto per distinguere questo tipo di ciuffo. Comunque non sono un esperto, potrei anche sbagliarmi, ragazzi, ma è quello che ho capito. Allora, come vedete, il sapone schiuma molto bene, non ho veramente problemi di montaggio. Il sapone, diciamo, facile da usare, va bene anche per chi sta iniziando tranquillamente. E non l'ho visto da nessuno io questo sapone, Barbasana, il sapone molto intenso. Non so se viene prodotto anche per l'Italia o se da voi ha un altro nome. Allora, ragazzi, io direi magari un goccino di acqua ci può stare, la vedo bella densa la schiuma. Schiuma ne abbiamo, bagniamoci la faccia.
profumazione veramente, veramente, veramente buona. Il mio naso, naturalmente. Direi non male il sapone. Ho fatto una bella schiuma. Un pochino di acqua, ma mi sembra che anche come idratazione già in ciotola l'abbiamo presa. Bella densa la schiuma, vedete che non mi è partita come mia abitudine, che normalmente mi parte la schiuma da tutte le parti, invece nonostante guardate quanta schiuma ho. Fatemi scaricare un pochino. Bella densa, rimane attaccata. Vabbè, io direi che ci siamo. Vediamo come va la sorbata, ragazzi. Ho preso questo rasoio delicato perché vi sono sincero, mi sto distruggendo in questa zona qua, in questi giorni di barba. Sapete che abbiamo il contest di usare 21 giorni lo stesso rasoio, stesso pennello nel gruppo di Sbarbiamoci Senza Pensieri, ma ho delle bollicine che mi nascono qua su questa zona della barba, non lo so, della bocca via, e che mi stanno facendo diventare pazzo di farmi la barba. Allora partiamo. Saper, delicatissimo ragazzi, mamma mia, è veramente veramente un piacere. Guardate, barba di 1 giorno e mezzo all'incirca, cioè eccezionale, una delicatezza. Se cercate un rasoio delicato, questo rasoio con queste lame gem è una favola, veramente non sembra farsi la barba. Devo fare un contest personale per usare solo, anche qui vedete c'ho qui un'irritazione qua ragazzi, che devo fare un contest personale di prendere una di queste lame e vedere quanto durano, però non lasciarle ferme, perché a volte non so se è il sapone, l'acqua, a star ferme durano meno, ho visto. Dovrei usarla di continuo. Comunque il rasoio è fantastico. Se cercate un rasoio delicato, ecco qui è un pochino scomodo, l'attaccatura andando sul verso del pelo non ce la faccio, devo per forza prenderla così. Delicatissima, difficile da tagliarsi con questo rasoio ragazzi. La barra di sicurezza e la posizione della lama che ha veramente fa un lavoro di protezione ottimo. Allora, a parte qua questa zona che veramente ho un problema uguale che qui, però vedete che il rasoio, usando solo verso del pelo, ho fatto un ottimo lavoro. Allora, sulle guance ragazzi il risultato eccezionale, eccezionale. Certo qua è dove mi mancherebbe fare un altro ripasso, però sulle guance potrei anche già rimanere praticamente quasi così,
un pochino ancora, appena appena. Comunque andiamo avanti. Allora, il sapone è bene, ottima scorrevolezza anche con il rasoio, e questo rasoio insomma ha una superficie di appoggio sulla faccia abbastanza grande, veramente ottimo. Profumazione, vi ripeto ragazzi, mi piace tantissimo. Non male anche la copertura senza barba, guardate. Non male. Immagino, non lo so, se sarà un sapone da banco, se sarà un sapone un pochino più lavorato, questo veramente non ho idea. Non mi posso basare sui prezzi degli Stati Uniti, ragazzi, perché ricordate, c'è l'invio, l'importazione, il guadagno del distributore, sì che... Allora, attraverso. Il rasoio veramente scorre sulla pelle come anche in traverso, come se non ci avessi barba. Certo, il rasoio non sta andando profondissimo perché paga un po' la sua delicatezza, e qui in zona branchie dove più che altro lo sento, però qui sulle guance veramente veramente ottimo. Allora, la balza fantastico e con pochi passaggi, molte volte con altri rasoi anche più efficaci devo passarci molto di più. Guardate, liscio liscio liscio. È veramente un piacere questo Saber con questa lametta gem. Queste persone poi vanno veramente veramente bene. Non so se da voi le trovate queste, comunque ci sono anche quelle nella confezione da 100. L'unica cosa, state attenti di comprare quelle che dicano coated, rivestite. Non comprate quelle che dicano che non sono rivestite, perché io ce le ho, le ho comprate per sbaglio e sono quelle da lavoro, non tagliano bene, secondo me, strappano un po'. Cioè la differenza con queste rivestite è tantissima. Allora ragazzi, sbarbata fantastica, sembrerebbe che questo problema che ho, vedete, il rasoio è delicato e non mi sta dando problemi, ho scelto il rasoio giusto, e per questo a volte è bene avere dentro la selezione di rasoi che abbiamo, se decidiamo averne più di uno, magari anche qualcuno un po' più delicato, perché quando la pelle non risponde, così uno riesce a farsi una buona sbarbata senza devastarsi, vedete? Allora, butto via quest'altro che già ormai ha troppo pelo e do un'altra sciacquatina e diamo un colpettino veloce veloce di contropelo sulle guance, anche se vi dico ragazzi, sto veramente bene. E diamo una ripassatina zona bassa del collo, vediamo come lavora il rasoio. Altre zone, zona baffi sto avendo un pochino di difficoltà, ma è per la misura della testa del rasoio che sta un pochino difficoltando l'uso lì, però vabbè, cosa che, guardate qua, straccio di peli, con un po' più di uso del rasoio si può
imparare a migliorare. Allora, mi sta tagliando la zona bassa qui in contropelo, che è un piacere. Uno dei miglior rasoi che ho usato per farmi la zona bassa, ragazzi. Non mi fa male tagliarmi il pelo lì, incredibile. Questa zona per me è terribile. Allora, vediamo se andando leggermente così di traverso riusciamo a migliorare anche la zona branchie. Qui non riesce a portarmi perfettamente a BBS in questa zona del collo. Sentite che qui sì, c'ho, nonostante me lo passi anche bello stirato. Proviamo così, un pochino meno stirato. Qui c'è un po' di difficoltà, qui non sono proprio a BBS, comunque sono perfettamente raso, Allora, la sbarbata fantastica. Ecco, per andare a BBS con questa piastra numero 1, onestamente devo fare un po' troppo passaggi. E sotto il collo, no, qui è abbastanza bene. Poi ragazzi, considerate che sarà la seconda o terza barba che mi faccio col rasoio, che non è che lo domino perfettamente. Però ragazzi, sbarbata fantastica, delicatissima, che vedete che ho scelto il rasoio giusto, perché nonostante questi problemi che ho, guardate, nemmeno un punto rosso, eccezionale. Allora, per provarli tutti uguali i saponi, devo anche questo provarlo con l'allume. Saponcino normale, ragazzi, si monta facile, avete visto, si monta che è un attimo, e ottima profumazione e non male anche la schiuma veramente, non mi posso lamentare. Anche mio figlio l'ha usato questo sapone, che lui soffre di acne, c'è qualche sapone che gli dà un po' di problemi, però non ha avuto problemi. Allora, bruciore zero, veramente 0, 0, 0. Cioè una sbarbata delicatissima. Certo, qualcosina passando la mano, ma veramente una stupidezza, sento. Perché il rasoio è veramente delicatissimo, però è un piacere. Mamma mia, con la lametta così nuova, fantastica. Guardate quanta schiuma è avanzata, cioè che potevo prenderne tranquillamente, guardate, la metà di sapone. Comunque ragazzi, tremenda schiuma.
Se questo da voi fosse per casualità un sapone da banco, tanta roba. Non so il costo in Italia e non so nemmeno se da voi c'è. Però vi dico, la profumazione ottima, 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 ottima. Mi piace tantissimo. Loro la danno come legno speziato e sì, diciamo che ci siamo. Si sente molto la nota speziata. Ottimo, ottimo. Allora, fatemi. Poi sono saponi che anche dal pennello vanno subito via. È molto, molto veloce anche il mantenimento del pennello con questo sapone. Allora, sì, abbastanza bene. Magari ora con l'allume, con questo sapone, sì, sento la pelle non secca, però magari non la sento idratata come magari sento con i tallovati o saponi vegetali un pochino più spinti, più grassi passando l'allume. Però comunque abbastanza bene. Molto meglio per esempio di una Proraso, va bene, o di saponi economici quando ci passo sopra l'allume, che lì si sente un pochino la pelle secca. Quella pelle la sento abbastanza elastica ancora, anche se va bene, non la sento proprio come quando uso saponi più grassi. Fatemi un pochino asciugare qua perché se no mi bagno tutto. Io faccio un casino che la metà basterebbe, ragazzi, a farmi la barba. Allora, andiamo di dopo barba senza borotalco, vai oggi. L'antico rimedio che dona alla pelle del viso una sensazione di benessere e vitalità dopo la rasatura. Rinfresca e tonifica la pelle per tutto il giorno. Fragranza, note speziate, legnose speziate. Fatto a Pesaro, via Facci, Pesaro, Balocchi. Bene, sarà il negozio questo. Faccio vedere se ci vede l'Inci. Si sta prendendo il tappo con me. Ai ai ai, con me non via tutto io. Ah, è venuto via tutto. E non ci può stare un bastardo. Niente, devo prenderlo così, ragazzi, no. È venuto via il dosificatore. Oh, bella splasciata così. Spettacolare la profumazione. Allora, bruciore zero, incredibile, incredibile, ottima, bella botta alcolica, profumazione buonissima, ottima, 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 come piace a me, bello asciutto. Come mai è venuto via? Sto qua. Boh. Ah, si è rotto perché dentro c'è l'anello di plastica di questo. Allora niente, via, si utilizzerà così, senza quello lì. Vabbè, male di poco, male di poco. Cose che succedono nelle migliori famiglie. Appena un pochino appiccicoso, ma aspettiamo un attimo, mentre finiamo di parlare, vediamo se si asciuga. Non so se può essere anche l'effetto dovuto all'allume. Allora ragazzi, partiamo dal rasoietto, ci dai. Saber, Blackland Saber, questa livello 1, ragazzi, un rasoio fantastico. Se siete amanti del BBS assoluto, magari vi consiglio la piastra numero 2, passate di questa, andate direttamente sulla 2. Però se cercate un rasoio giornaliero, comunque penso che va bene anche per barbe un pochino più lunghe, tranquillamente. E volete un rasoio delicato, con cui siete sicuri di non tagliarvi, ragazzi, questo è il rasoio. Magari quello che può frenare il prezzo, che non è proprio economico. E chissà, il problema di queste lavette, che purtroppo oggigiorno queste per farsi la barba, non è che ci sia molta scelta e che siano molto economiche. Comunque so che
che c'è gente che si è fatta parecchie barbe con una di queste lamette, così che bisognerebbe fare la prova. Magari si potrebbe fare, anche se è un po' fastidioso, insomma, usare il stesso rasoio per tanto tempo e provare la lametta, per vedere quanto dura all'incirca una lametta, una barba, diciamo, relativamente dura come la mia. Comunque io penso che almeno da 5 a 10 barbe ci si fanno tranquillamente, sì, che insomma il prezzo poi rimarrebbe un po' ammortizzato. Altro problema di queste lamette, ragazzi, che una volta usate, una volta bagnate, a volte mi si sono ossidate. Infatti io quello che faccio, vedete che l'ho lavata, l'ho asciugata, io ci metto un goccino di olio, questo olio che per i rasoi, per i coltelli, e ho una cartina di queste delle lamette che mi è avanzata. Come non mi piace lasciarla dentro il rasoio perché queste tendono a ossidare e mi potrebbero sciupare il rasoio, allora quello che faccio è che prendo questa cartina e ce la metto qui dentro, vedete, ci entra perfettamente e la guardo bella oliata in questa cartina. Io faccio così anche se poi mi dimentico a volte dove metto le cartine o prendo e le butto via perché mi dimentico che dentro c'è la gemma e finisco per usarle poche volte. Però voglio provare con questa lametta a usarlo un po' di più, questo rasoio per le sbarbate personali, perché tanto un po' finisce il contest, la prossima settimana finisce il contest e voglio provare a usarla per vedere quante barbe riesco a farci. Allora, passiamo al sapone Barba Sana di Balocchi. Grazie, mi è piaciuta la profumazione, mi è piaciuto il sapone, veramente non ho avuto problemi. Magari un pochino deficiente appena un pochino il post rasatura, ma ricordate che ho usato l'allume, magari non ha tanti grassi questo che facilitano quando passo l'allume di che si sciolgano e mi nutrono la pelle. Comunque ora con l'after lo sento abbastanza bene, appena qua in questa zona sento un pochino la pelle un pochino secca, però sulle guance la sento ottima. Allora, l'effetto appiccicoso che sentivo è completamente sparito, guardate, sono completamente secco, la pelle è secca. Qua la sento abbastanza nutrita, non lo so, qui sento un pochino appena tirare la pelle, ma mettiamo un pochino, questo ce l'ho sempre a mano qua. Questo è il Lubriderm, che quasi non ha profumazione. Loro dicono che c'ha light fragrance. C'è anche una versione che è completamente senza profumo. Comunque secondo me non ha fragranza assolutamente. E poi ho visto che metterci un po' di crema, dopo 26 mesi sul dopo barba, fa sì che la profumazione del dopo barba rimane più tempo addosso. Ecco, ora sono completamente perfetto. Sì, l'unica cosa magari, il post rasatura diciamo che è stato normale, un pochino meglio di un sapone da banco, ma siamo lì. Non è il post rasatura magari di un sapone un pochino più artigianale, però ragazzi avete visto, un pochino di after, un gocciolino di balsamo, pelle fantastica. Cioè. L'after mi è piaciuto tantissimo, bello secco, bello alcolico, la profumazione è uguale al sapone praticamente. E queste lamette gemme fantastiche, ragazzi, però queste non lo so se le trovate in Italia. Queste sono quelle che io trovo a miglior prezzo qua. Questo è il pacchettino da 10. Va bene ragazzacci. Pennellino, fantastico, avete visto come ha montato? Che gli Zenith sono pennelli fantastici, ragazzi, c'è poco da fare. Ricordate che questi comprati su Sbarba hanno un ciuffo con una tipologia un pochino diversa rispetto agli standard Zenith, perché Bruno ha modificato credo che la densità e l'altezza del ciuffo. Comunque potete chiedere informazioni a lui se siete interessati per vedere qual è la differenza fra questo e l'originale della Zenith. Va bene, allora ricordate, mercoledì vi aspettiamo con Caccamo nella live, ci facciamo una bella sbarbata e poi rispondiamo alle vostre domande, che sicuramente saranno tante, che è tanto che non facciamo un po' di risposte. Va bene ragazzacci, anche per oggi è tutto. Barbata fantastica, appena qua sotto che non è riuscito a portare completamente a BBS, comunque
Grazie, dai, più che sufficiente. Tanto o BBS o no BBS, fra 5-6 ore già la barba sta ricrescendo, c'è poco da fare. Allora ci vediamo, grazie come sempre per le visioni e a mercoledì. Ciao.